Benvenuti, cari spettatori, su Celebrita dalla Turchia, il posto in cui scendiamo sotto la patina dei titoli e ascoltiamo ciò che batte tra le righe. Prima di aprire il capitolo di oggi, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like e, se vi va, sostenere il canale. È grazie a voi che questa famiglia cresce. Oggi ci muoviamo insieme nel cuore di Parigi, la città che costruisce stanze di silenzio e segreti, la città che trattiene promesse a metà e lascia vibrare quello che non osa chiamarsi a voce alta. È lì che due nomi che conosciamo bene hanno rimesso i passi in sincronia, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Non come due volti pronti per gli obiettivi, ma come due persone che, senza sforzo, sembravano aver ricordato come respirare allo stesso ritmo. Non è stato un incontro casuale, né la ricaduta improvvisa di un legame fossilizzato. Chi li ha visti da vicino ha parlato di facilità, di morbidezza, di quel tipo di intesa che non si improvvisa. Nessun sorriso rigido, nessuna posa studiata. Solo un'andatura condivisa, come se la decisione fosse stata presa insieme da tempo, vedersi, e basta. Quando il primo gruppo di foto ha cominciato a circolare, non è parso uno scoop, ma il risveglio di qualcosa che dormiva in piena vista. Secondo un'amica che chiede l'anonimato, una di quelle persone che osservano senza filtro né gossip, il viaggio non è stato programmato per fare rumore, ma per ritrovarsi nel loro rifugio antico. Per loro, Parigi è sempre stata una stanza privata, vicoli dove il presente rallenta, il passato non pretende risposte immediate e l'avvenire resta in un angolo, discreto e vigile. Dalla stessa fonte è arrivata una frase di Gökberk, breve e disarmante. Cemre, ci serve una conversazione che appartenga solo a noi. Nessun fuoco d'artificio, eppure il suono di una chiave che gira in una porta rimasta chiusa. Non nostalgia, ma chiarezza. La prima tappa è stata un piccolo caffè affacciato sul fiume, i vetri appannati come un acquerello dimenticato. All'inizio nessuno si è accorto di niente, poi, a furia di minuti allungati, qualcuno ha capito che quel caffè non era solo un caffè. Una cameriera, che ha riconosciuto i loro volti soltanto dopo, ricorda risate soffuse, silenzi lunghi come ponti tra una frase e l'altra, la totale assenza di quella regia studiata che i famosi di solito non abbandonano mai. Si stavano riallenando a una lingua che un tempo parlavano con naturalezza. E poi, il gesto che ha incendiato i commenti. Nessun bacio, nessuna stretta teatrale, soltanto una mano cercata e tenuta senza esitare. È stata Cemre a intrecciare le dita con quelle di Gökberk, e lui non ha guardato attorno, non ha misurato conseguenze. Il naturale è rimasto naturale. Un turista con il telefono tremante ha ripreso uno spiraglio di quell'audacia quieta. Sopra il ronzio del traffico parigino, si è sentita la voce di Gökberk, lascia che dicano quello che vogliono. Se ci sei tu, il resto svanisce. Una frase quasi sussurrata, eppure nel giro di minuti già tendenza ovunque. Nessuna smentita, nessuna conferma. Hanno risposto con immagini. Cemre ha pubblicato un tramonto dorato sulla Senna, una didascalia lieve, a volte il cuore ritrova la strada di casa. Poco dopo, Gökberk ha caricato un bianco e nero della Tour Eiffel, la vita ogni tanto ci offre un'altra occasione, se abbiamo il coraggio di prenderla. Non più caption, ma versi scambiati in chiaro. Chi li ha incrociati al Louvre giura che avanzavano piano, come se ogni quadro chiedesse rispetto e mani ferme. Al teatro, durante l'ultimo atto, lei ha appoggiato la testa sulla sua spalla, non per scena, non per attirare obiettivi, ma perché era il gesto giusto, il solo possibile in quel momento. Nella cena al Marais, un cameriere ha notato le mani restare unite a lungo, senza che nessuno dei due cercasse un alibi per staccarsi. Due mani, e nient'altro. Pochi giorni dopo, Cemre è uscita da un negozio di fiori con in braccio peonie. Un acquisto qualsiasi, a meno che non si sappia che le peonie sono la debolezza silenziosa di Gökberk. Quando una fan le ha chiesto se fosse felice, Cemre ha scelto la verità semplice: mi sento in pace. Ed è un buon inizio. Non euforia, ma pace. La pace ha un peso specifico, una direzione. Online, i decifratori di briciole emotive hanno notato che si seguivano di nuovo, che lui aveva messo un like a una sua foto dello scorso anno, che entrambi avevano condiviso,
a distanza di ore, un simbolo identico, una piccola stella, una specie di codice Morse visibile solo a chi guarda davvero. Un giornalista giura di averli visti in una libreria sul fiume. Niente novità da classifica, nessun bestseller da copertina. Goldberg si è fermato nella sezione di poesia. Ha letto qualcosa a bassa voce, poi si è voltato verso di lei. Se ricominciamo, partiamo dalla pagina 1. Non dalla metà, non da ciò che è crollato, ma puliti. Dice che l'espressione dicembre è cambiata, prima sorpresa, poi una decisione gentile, fatta di vulnerabilità e fermezza. Non tutti hanno applaudito. C'è chi ricorda che le seconde possibilità non si comprano al banco dei souvenir, e che l'amore chiede più di una luce dorata che filtra dalla finestra giusta. Eppure, mentre gli scettici smontano la logistica, altri sentono che un peso sia scivolato via. I messaggi dei fan parlano di coraggio, della maturità di tornare senza supplica, ma con responsabilità. Qualcuno scrive che si cresce davvero solo quando si impara a perdere senza risentimento, e che tornare non è regressione, è scelta. Intorno a quella scelta sono nate voci. C'è chi dice che abbiano prolungato la permanenza più del previsto, chi sussurra di un servizio fotografico tra i luoghi simbolo di Parigi, una narrazione per immagini della loro rinascita. Nessuna certezza, ma qualcosa è cambiato. Cosa accadrà al rientro? Cammineranno insieme sul tappeto di una prima? Offriranno la loro verità in un'intervista oppure custodiranno il poco che hanno riacciuffato nelle pause tra una foto e l'altra, negli sguardi, più che nelle parole? Forse lasceranno parlare le immagini, forse continueranno a tessere significati in didascalie che non annunciano, ma suggeriscono. Parigi non ha offerto spettacolo. Ha offerto riflesso. Uno specchio in cui vedere chi si è quando la calma non è un lusso, ma una decisione quotidiana. Forse questo viaggio è un inizio. Forse è una lezione. Forse è entrambe le cose, un eco che lentamente si fa voce. E in quell'eco si sentono dettagli che altrimenti sfuggirebbero. La cura con cui lui apre la porta, il modo in cui lei gli porge il cappotto senza bisogno di chiedere, la risata che arriva quando nessuno registra. In uno dei ristoranti lungo la Senna, raccontano che abbiano chiesto il vino che ordinavano quando tutto era più semplice, come se il gusto potesse recuperare una stagione. Qualcuno giura di averli visti fermarsi su un ponte, non per scattare, ma per restare. Il vento muoveva la sciarpa di Cemre, e lui l'ha sistemata senza farne un gesto appariscente, protezione senza possesso. La sera al teatro, a sipario calato, hanno atteso che la sala si svuotasse quasi del tutto prima di alzarsi. È stato allora che un addetto ha sentito lei mormorare: "Non voglio correre". Una frase piccola, che però disegna un ritmo. Perché anche se le immagini dicono riconciliazione, chi li conosce sa che i passi che contano sono quelli invisibili. I confini ridisegnati, i mattini in cui si sceglie di parlare prima di fraintendere, il coraggio di dire "non so". In libreria, tra i versi che sanno di pagine girate piano, lui ha scelto un libro sottolineato da mani sconosciute. "Vedi", ha detto, "qualcuno è passato prima di noi, ha lasciato tracce. Non siamo mai i primi, ma possiamo essere sinceri". È in frasi così che si capisce quando due persone stanno provando a ricominciare dalla parte giusta, non cancellando, ma accogliendo. Eppure la città, complice e indiscreta, non smette di spiare. Le voci che Montano chiedono conferme: è un ritorno ufficiale? È solo un tentativo? Da loro, per ora, arrivano solo gesti. Lei che pubblica un dettaglio di una finestra parigina con una tenda chiara, e scrive: "La luce trova sempre un varco". Lui che risponde con un frammento del cielo in controluce: "Il varco si allarga, se lo scegli". Non è teatro, non è calcolo. È il loro modo di maneggiare parole troppo fragili per essere pronunciate davanti a tutti. E nelle retrovie, lontano dai post, stanno facendo l'unica cosa che non si può simulare: tempo insieme. Camminano, parlano, tacciono. Ricuciono. Al Marais, con il brusio morbido dei tavoli stretti, hanno chiesto che le portate arrivassero senza fretta. Lui le ha raccontato un ricordo e ha ammesso dove aveva sbagliato. Lei non ha minimizzato, non ha ricamato.
Ha risposto chiaro, con quella calma che pesa più di qualsiasi sfogo. Più tardi, lungo il fiume, hanno scelto di non fotografare il loro riflesso nell'acqua. Hanno solo guardato scorrere. E in quell'andare, forse, si sono dati un ritmo nuovo. Non è un film, non è una favola. È la vita di due persone che hanno già conosciuto l'eco del silenzio e ora provano a scambiarla con la sostanza delle parole. Ci si chiede se ci sarà un red carpet a sancire tutto. Forse. Ma forse no. Forse preferiranno un ingresso secondario, una fila di cinema presa per caso, un viaggio in taxi in cui le mani si sfiorano e basta. Parigi ha dato loro lo spazio per vedersi senza clamore. E quando si torna a casa con uno sguardo che ricorda perché si ama, le risposte non hanno l'urgenza del pubblico. Perciò, mentre aspettiamo, restiamo qui, nell'equilibrio tra ciò che si mostra e ciò che rimane custodito. È in questo spazio che, spesso, le verità più quiete diventano improvvisamente le più rumorose. Prima di chiudere la storia di oggi su Celebrita dalla Turchia, vogliamo ascoltarvi. Credete che Gökberk YLDRM e Cemre Arda siano pronti a ricostruire dalle fondamenta? Pensate che le seconde possibilità diventino più forti quando crescono lente? Diteci la vostra nei commenti, la vostra voce tiene vivo questo luogo. Se vi è piaciuto questo viaggio tra sottintesi e sussurri, ricordate di mettere like, iscrivervi e, se vi va, premere su Unisciti per contenuti extra e per sostenere il canale. Restate con noi, i momenti più silenziosi sono sempre quelli che, alla fine, parlano più forte.